L'afasia. L'afasia è un argomento davvero rilevante nei confronti del problema dell'emiplegia destra, che va assolutamente affrontato in maniera attenta e accurata. Tant'è vero che il 50% dei casi più o meno di emiplegia destra presenta afasia, quindi disturbi del linguaggio, che possono essere di vario tipo e varia natura. Non stiamo adesso qui a classificare tutti i vari tipi di afasia, ma ci concentriamo su quella più complessa, cioè quella dove sono presenti anche dei disturbi di comprensione, che sono poi quelli che mettono a duro rischio poi effettivamente anche la riabilitazione dedicata al recupero motorio, perché mettono nella condizione il terapista di non poter comunicare, interagire in maniera adeguata con il paziente proprio per poter effettuare una riabilitazione di qualità. Quindi affronteremo il tema dell'afasia sia per poter proporre gli esercizi di logopedia base per ottenere una comunicazione efficace tra terapista e paziente, sia per permettere una proposta riabilitativa per il recupero motorio adatta ed efficace. Il problema dell'afasia è realmente complesso. Voi considerate che in un giorno, in un momento, ci troviamo in un corpo straniero, in un corpo che non riusciamo a riconoscere perché lo percepiamo in maniera diversa, non possiamo muoverlo come vorremmo. Ci troviamo probabilmente in ospedale dopo aver avuto l'incidente, l'ictus, e non possiamo né ricevere spiegazioni da chi ci sta intorno, perché non riusciamo a comprendere in maniera completa, e non riusciamo a spiegare o chiedere a chi ci sta intorno cosa sia realmente successo e quali saranno gli sviluppi futuri. Quindi ci troviamo in una situazione davvero confusa e drammatica, una prigione incredibile sia dal punto di vista motorio che linguistico. Grande difficoltà viene percepita anche dai familiari, che non hanno la consapevolezza di come poter affrontare questo problema e come poter migliorare le capacità del proprio caro. Quindi vedremo nel corso della videoguida quali saranno le attività da svolgere e quali saranno gli esercizi da svolgere per poter acquisire mano a mano i livelli di comunicazione più adatti per poter interagire. Quindi dovremo partire necessariamente dalla comprensione, che in genere gli aspetti di comprensione, poi vedremo, sono abbastanza sopravvalutati nel nostro paziente. E poi dovremo arrivare al livello in cui il nostro caro sappia dire il sì e il no in maniera coerente, e poi la costruzione di frasi mano a mano sempre più complete ed evolute. Vi accorgerete che il problema dell'afasia non corrisponde alla difficoltà del paziente di ricordare le parole, non ha perso le parole, ma la capacità di poterle estrarre nel momento più opportuno, nel contesto più adeguato. Quindi, per quanto riguarda l'afasia, nel corso degli esercizi che vi spiegherò avrete delle sezioni dedicate per poter gestire l'esercizio, adattarlo e costruirlo nei confronti di un nostro paziente che abbia delle difficoltà di linguaggio. Qualora non ci fossero, tanto meglio, procediamo con la modalità che prevede la comunicazione diretta con il nostro caro, o comunque qualora ci fossero dei problemi di linguaggio che fanno riferimento alla sola articolarità della parola, procediamo comunque con la modalità che richiede l'interazione diretta. In più poi ci saranno gli esercizi di logopedia base per poter ottenere il recupero delle funzioni base del linguaggio. Quando vi dicevo che l'afasia, il problema quindi di linguaggio, espone il paziente a difficoltà aggiuntive per il recupero motorio, intendo dire che il
terapista stesso si trova in difficoltà nel poter gestire la riabilitazione quando la comunicazione non è efficace con il paziente, e quindi è più facile che si vadano a proporre degli esercizi, una riabilitazione che non vada a coinvolgere i processi cognitivi e che sia un pochino più meccanica. È successo a me personalmente, per esempio, quando facevo il tirocinio al primo anno dell'università, entravo in palestra, mi trovavo insieme al mio tutor che mi doveva insegnare la riabilitazione, entravo in palestra una paziente emiplegica destra con degli evidenti e seri problemi di linguaggio. Ecco, io in quel momento ero lì pronto a recepire come si potesse gestire una situazione così difficile, e in quei momenti si sta pronti ad assorbire come delle spugne. Però con un po' d'amarezza vidi che il mio tutor mi disse beh, adesso qui che puoi fare? Facciamogli un pochino di mobilizzazioni della parte sinistra del corpo, neanche quella colpita, perché a forza di stare ferma, non muoversi, si stanno irrigidendo le articolazioni. Poi non ci si riesce a fare niente perché neanche ti capisce, quindi che cosa vuoi fare? In quel momento c'è stata un pochino di delusione, perché mi aspettavo di trovare invece un modo di proporre un qualcosa di efficace ad una persona che aveva subito un problema davvero seria, sia nel movimento che nella parola, e invece non c'era stato. Dopo la delusione, comunque, sicuramente una delle emozioni è stata quella di incredulità. Non era possibile che non ci fosse qualcosa in più da poter proporre. Infatti non è così, c'è qualcosa in più da proporre, tanto è vero che adesso, quando mi trovo a fare una lezione all'università o fuori e c'è la possibilità di poter utilizzare un paziente per dimostrare come effettuare la riabilitazione, cerco sempre un paziente con emiplegia a destra e con problemi di linguaggio, proprio per far vedere che c'è la possibilità di poter lavorare di fronte a questi problemi anche in maniera efficace.